Bene, ciao ragazzi, siamo tornati. Bella! Oggi, come potete vedere, abbiamo un bellissimo T-Max del 2007 dove dovremo fargli un bel tagliandone, perché a 40.000 km, poco più, è andato un po' lungo con il chilometraggio, però bisognerà fargli un bel tagliandone, quello completo dei 40. Ma anche dargli una lavata, Il cliente è un po' un cazzaro. Un molto cazzaro. Vai, Pierino, descrivimi cosa gli faremo oggi. Illustro. Abbiamo 3 kg d'olio sintetico, abbiamo già guardato, è quello che va bene per il mezzo. Il filtro, che è quello del carter, filtro dell'olio, i 2 filtri dell'aria, le massette e ovviamente le 2 candele. Manca la cinghia, non si sa il perché, la faremo poi. Bene, iniziamo con i lavori? Devi salutare qualcuno? Sì, sai chi saluto? Stavolta saluto Silvano, che è Silvano del Martignone, che è un grande, pensa, è una persona di più di 80 anni che ci segue. È il nostro fan più vecchio che abbiamo. E poi vorrei salutare anche Adriana di Burlà. Te la ricordi? No. Come non te la ricordi? Figlio della Lilli. Ah! Dai. Adriana. Ciao. Ciao. Bene. Adesso iniziamo a tirare via la marea di carene per lavorare, diciamo, in un modo più snello. Abbiamo, brugola di 4, abbiamo una vite qui e 2 viti qui. Di là, uguale, faremo la stessa cosa. Bene, aiutandovi con uno scalzino, mi raccomando, si va a sganciare che ha degli incastri. A 3 punti di 1, 2, 3, ma state attenti anche ai singoli gancini che vanno a incalzarsi sopra. Facciamo la stessa cosa di là. Tiriamo via la parte centrale, il tunnel centrale. Abbiamo 3 viti, 1, 2, 3 a croce. Poi in mezzo ne abbiamo una brugola. Partiamo. Viene via lo sportellino in mezzo e abbiamo altre 2 viti a croce. Bene, possiamo andare a scastrare il tunnel, ritirarlo in basso e in fuori, vedi, si apre a metà e viene via il tunnel. Ok, tiriamo via il pedalino in gomma copripiede e si lancia. Smontiamo 1, 2, 3 croci, 4 croci e 5, anche questa qua dietro e anche 6. questa. Dai, partiamo. Adesso bisogna svitare le 3 viti di 10. Di 10. Bene, tolte le 3 viti? Sì, voglio far vedere che 2 sono basse e una invece ha rasamento alto che va davanti, di non invertirle. Bene. Bisogna fare la stessa cosa di là, perché di là arriveremo alle candele, mentre di qua arriveremo ai filtri. Andiamo con lo scastro. Allora, qui avete un fermo in lamiera che è da sganciare verso il dentro e verso l'alto. Ok. Poi, prendendo la carena e tirandola in fuori, si va a sganciare e si può sfilare il pezzo di plastica. Bene, andiamo a tirare via l'olio. Abbiamo scaldato il motore, abbiamo tenuto acceso la moto. Il dado di sfogo dell'olio lo trovate sotto dove c'è il cavalletto centrale, in quella zona qua. È una chiave di un bullone di 17. Bene, abbiamo svitata sotto con le cotaniche. Mi raccomando, sempre comunque togliete il tappo del livello dell'olio in modo che sfoghi l'olio meglio. E voilà, buloncino. Non c'è da cambiare rondella perché abbiamo lo ring e infine
e tiriamo a vite. Filtro dell'olio, chiave a fascia. Noi ve lo facciamo vedere da sopra, ma si svita da sotto, come potete vedere, eh. Metteteci sempre sotto l'ecotanica, perché una volta allentato il bagnolo era fuori dell'olio. No, è che non volevo coprire la camera. Bene. E lasciamo sfogare. Boh. Filtro nuovo, un giro di grasso di olio, noi l'abbiamo già messo, e andiamo sotto a montarlo. E i filtri si tirano A mano. a mano. Bene, andiamo a mettere dentro l'olio. Ve lo riporta anche sul carter, 2,8 kg ce ne vanno dall'introduzione, e da qua che vedete c'è lo spioncino andremo a vedere il livello, che c'è ovviamente l'attacca del minimo e l'attacca del massimo. Un chilo andato, come abbiamo detto è un 10,40 sintetico. Secondo chilo andato, adesso ne mettiamo 2,5, poi mettiamo in moto in modo da riempire il filtro dell'olio. Allora, adesso intanto siamo a 2,5 e andiamo a mettere in moto. Bene, allora adesso facciamo il livello dopo aver messo in moto. Pierino, tieni sotto controllo il livello, così in teoria siamo a 2,8. Così adesso sei a metà. Bene, allora vedete ci sono i due tacchettini, minimo, e questa qua sopra quasi in cima è massimo. Li ha messi 2,8, abbiamo aspettato che piano piano l'olio dall'introduzione si abbassasse, venisse giù, e infatti vedete che piano piano si è riempito e siamo arrivati al massimo. A questo punto possiamo rimettere sul tappo e abbiamo finito di metterci dentro l'olio. Bene, andiamo a cambiare il filtro dell'aria che porta l'aria dentro al carter, e sono 2 viti di 8 e la fascetta a brugola per sfilarlo poi via. Ecco qua il filtro dell'aria, controlliamo che sia tutto pulito. Bene, e andiamo su con il nuovo. Vai, filtro dell'aria sostituito, continuiamo con i lavori. Bene, andiamo a cambiare le candele. Ovviamente siamo dalla parte destra del motore in modo che riusciamo a vederle, a passarci. Sono 1 e 2 pipette, andiamo a sfilare fuori le pipette, possiamo lasciarle anche in avanti, e 2, vedete? E poi adesso andiamo dentro con una chiave. La chiave è quella per le candele di 16 piccolina, ci vuole una prolunghina, poi si farà un po' fatica e si trabollerà un po', e andiamo dentro, vedete, mi va dentro praticamente tutta, però con la chiave riesco comunque a arrivare a svitarla. Poi mi aiuto con un'altra prolunga in modo da poterla svitare a mano. Allora, e tiro fuori la candela vecchia. Ovviamente con tutti questi chilometri andiamo a cambiarla. Vi consiglio di mettere un po' di grasso nel filetto e poi nello stesso modo torniamo a rimettere su la candela. Andrà dentro tutta, però sempre con l'aiuto della seconda prolunga. Mi raccomando, consiglio di metterle prima a mano in modo da non andare a rifare il filetto.
e l'ultimo tirotto lo tiriamo con la chiave. Ecco qua, tiriamo fuori la chiave. Bene, adesso ripetiamo la stessa operazione anche con l'altra candela. Abbiamo cambiato anche la candela di là, come vedete abbiamo già rimontato la pipetta e adesso rimontiamo la pipetta anche di qua. Quindi riprendiamo su la nostra pipetta, la infiliamo, mi raccomando fino in fondo, farà, sentite, un po' fatica, controlliamo a modo. Bene, candele montate. C'è da dire una cosa, non invertire i cavi. Vabbè, ovviamente non dovete invertire le pipette, perché sennò va a puttane lo scoppio, mi raccomando. Bene, possiamo andare avanti con i lavori. Bene, svitiamo le due viti del simbolo Yamaha. Mi raccomando, procuratevi un cacciavite molto grosso perché spannare queste è un attimo. Bene, sotto ne troveremo altre 3. Ok, a questo punto vedete abbiamo giù la nostra copertura con il filtro dell'aria. Ci togliamo per comodità il supporto e la pedalina del passeggero, che sono due viti di 12 e una brugola di 4. Ecco qui che ce la siamo tolta un po' dai mezzo alle scatole. Adesso vi facciamo vedere che per andare a smontare qua, che rimane incastrato sotto allo scarico, bisogna allentare lo scarico. Bene. Sono una vite di 17, quindi ci vuole da una parte la chiave chiusa e dall'altra il cricchetto e andiamo a svitare. A questo punto vi consigliamo di metterci in mezzo una bussola un po' grande, questa lo è anche troppo. Prendi la 13. Ok, in questo modo vi terrà. Non sta mica su. Non fa niente anche se lo lasci. La bussola serve a cazzo. Allora terremo dopo più scostato. Adesso intanto andiamo a svitare le viti che tengono sul carter. Boom. Prima di procedere allo smontaggio del carter andiamo a tirare via quel pezzo di lamiera qua, che se no non arriviamo alla vite, che non serve un cazzo. Ci muniamo di 2 cricchetti, oppure uno con la bussola di 8 e uno con la bussola di 10, perché ovviamente ha messo delle viti a buco di culo, ne ha messe da 10 e ne ha messe da 8. Partiamo a smontarle, parto con la 10. Boh, partiamo con le 8. C'è un altro da qualche parte, bastarda, vita di merda. No, per me no. Per me basta prendere un cacciavite grosso, vi infilate qua in mezzo e poi vedete fate un po' di leva e viene fuori. Adesso vedete, se no non veniva fuori. Spostando un po' lo scarico ci va a tirare fuori il carter e poi si rimpunta su la marmitta. Troviamo in mezzo ai nostri attrezzi 2 brugole di 6 a cazzo, quelle che volete, anche se non sono a brugola, sono a col dado, va bene lo stesso, perché dobbiamo andare a svincolare, a schiacciare il piattello, quel piattello qui, adesso lo vedete.
che ci aiuta poi ad andare a svitare il variatore. Queste brugole qua vanno a premere, vedete? Che stiamo schiacciando la parte in pratica del correttore di coppia. Adesso direi che possiamo andare a smontare il variatore. Bene, avendo avvitato quelle due viti qua che portano indietro il pacco, vedremo che il variatore, la cinghia si è allentata e il variatore, vedete, va avanti e indietro. Noi lo tiriamo indietro, prendiamo questa chiave gentilmente prestata da Max. Senza di questa chiave non lo smontate. Si compra anche su internet, ci sono di tutti i tipi, costano una trentina di euro, 50. Noi ci mettiamo un crick sotto in appoggio, bussola di 29, un bel tubo, tubo. è bello. No, niente. Allora rega, abbiamo cambiato location. Siamo in Lollo's Garage, è un nostro amico, nonché titolare e padrone del mezzo. Allora, dopo circa 30-40 bestemmie e tutti i santi che sono venuti giù, siamo riusciti a svitare il variatore. È tirato allo stesso anche perché c'è del frenafiletti. Comunque ce l'abbiamo fatta. Siamo andati a svitarla, sempre bussola di 29, ti venga un accidente dato di merda, e questo l'abbiamo svitato. Andiamo a prendere fuori tutto. No, la bussola qui non viene e questo resta qua. E uno. Dopodiché con la bussola di 27 e sempre la chiave, però stavolta dal perno piccolo, andremo a svitare. Noi l'abbiamo già preventivamente svitata, è sempre la stessa cosa, si mette il crick, ci si appoggia, ci si mette dentro ai perni e poi dopo si fa leva. Ok, dai. E giù. Questo si fa perché sennò la cinghia non viene fuori. Ok. Allora, abbiamo pulito tutti i vari componenti. Abbiamo pulito il carter, quello bisogna sempre farlo perché rimangono i residui della vecchia cinghia, dei vecchi rullini, lo sporco, così. Il carter, variatore, mozzo, dado, tutto pulito, anche questa qua. Adesso andremo a scartare le massette della bando e poi dopo andiamo a ingrassare il variatore. Abbiamo messo le massette da 16 grammi, prima erano original. Questo è un grasso di altissima qualità, questo è un grasso invecchiato come un Macallan. Qui dentro c'è una gola, la gola va riempita che rimane come riserva per diciamo andare a lubrificare il mozzetto. Riempitela ma non esagerate perché sennò ve lo sparerà poi fuori perché i paraoli ovviamente non terranno tutta la pressione. L'ignoranza deve abbondare qua, Anche questo qua dentro sempre col ditino. Ma questo dito te l'ho detto, potesse parlare il dito. No, e poi è prensile anche. Il meccanico allunga solo nel piglio. E per tirarsi via il cerume. No, per le sfere dei custodi. Anche là va il grasso. Sì, adesso Calmetti, fammelo infilare. Faccio infilare. Quel cavolo che te lo faccio infilare. Chiedi anche il permesso tutte le volte, che bravissimo. Anche qui gliene mettiamo un dito. Invece te chiavi tanto, è per cagare. Cretinetti.
Sfumare 2 volte con tirato d'orecchie. Andiamo al montage? Vai, monta, monta! Disse Rocco, monta, montala! Nelle piste non ci va il grasso. Se nel kit vi danno questi, li cambiate, noi abbiamo della pluma. Prima devi mettere per me sul correttore con la cinghia. Sì, stai calmo. Cinghia, che ha un senso, normalmente va nel senso della scritta. Qui è Made in France. E voilà, non darmi uno straccio. Abbiamo dato la carta prima. Dai, paga pantalone. Dopo andremo a tirare i dadi. La boccola. Adesso tiro una bestemmia. Dato? Andè. No, ti ero già preso la mazzuola di gomma. Adesso c'è quel dado qua. Giusto? Sì. E poi c'è il dado finale. Quello che ci ha fatto diventare matti. Mi venga un accidente. Bene. Si può andare a stringere. Andiamo a stringere. Allora, ci posizioniamo con un cricco o 2 mattoni o qualche cosa che tenga la chiave, perni piccoli piantati dentro ai relativi sedi, puntiamo la chiave a 16 kg. Ma che 16? A 9? A 9 kg, 9 kg o 90 Nm e iniziamo a tirare. Io gli tengo la chiave. Perfetto. Voilà. E adesso andiamo quella davanti. Bene. Adesso sempre chiave a compasso. Ci andiamo a posizionare sui fori. Un appoggio nella parte posteriore e questa la tiriamo a 19 kg o 190 Nm. Erano 160. 160, non ci becca un cazzo oggi. Le disse la muta. Adesso non rimane altro che molare le brugole e far andare in tiro la ciglia. Girami il puleggino. Facciamo andare in tiro la cinghia. Poi si tira ovviamente in automatico quando mettiamo poi in moto. Sì. Bene, riallentiamo la marmitta e andiamo su con il carter. Carter pulito. Bene. E appoggiamo la marmitta e possiamo andare a mettere su le viti. Sì. Bene, andiamo a rimettere su le viti del carter. Sono 4 viti con la bussolina di 8 e 6 viti con la bussolina di 10.
Bene, direi che le abbiamo estratte tutte. Bene, possiamo andare a rimettere, stringere su la nostra marmitina. Chiave di 17. Mi servirebbe qualcuno che mi tenesse dietro il controdato. Roll boy. Per in pausa. Dai, allunga la manina. Dai. Ok, posto. Adesso possiamo rimontare su la staffettina che era qua dietro. Passami il cacciavite a stella gentilmente. Dai buono, dai buono. Non eri in pausa? Guarda che bel martellino. Via. Vai via. Staffettina montata. Adesso possiamo montare il pedalino. Bene, e adesso possiamo andare a montare il filtro dell'aria del carter e la copertura di plastica del carter. Vedete? Filtro nuovo. C'ha ovviamente un senso, non potete sbagliare. E poi andiamo, ovviamente diamo una pulita che noi abbiamo già fatto al carter e possiamo andare su a rimettere su il nostro bellissimo carter. Ha ovviamente la sua posizione, cacciavitone, e andiamo. Dai buono, dai buono. Coperchietto? Montato. No, che è montato? Il No, coperchietto. non l'abbiamo montato. Dai cuccia. Montato. No. Ecco qua. Adesso siamo montati. Abbiamo fatto la distribuzione, quindi abbiamo fatto il nostro variatore, la cinghia, e adesso possiamo rimontare su tutte le carene. Bene, abbiamo messo in moto che siamo andati a provarlo per vedere se andava tutto bene e funziona perfettamente. A questo punto possiamo richiudere le nostre plastiche, quindi possiamo tornare su con le nostre carene, possiamo andare sotto, andiamo a riagganciarci, vedete, in questo modo qua, e possiamo tornare su con le nostre piti. Carena 2. Incastrate tutto. C'era una vita qua dietro, dove la Sì. molla. Catla me. Mamma, al vit. Ma che cazzo vita? Se lo uso io come fai? Passi, dai. Niente, non me lo passo. Guarda che merda. L'ultima mi fai mettere a me. Ovvio. Mettiamo su anche il copertino dell'acqua. Al querch l'acqua. Niente ce l'ho Perché ci bannano. se mettete su della filozzi su metti che Vabbè, no, mi sei d'accordo. Bene. Oh, sta buono! Che me l'ha dato! No, guarda che quella lì va sopra, Va lì. Una va lì. Una va lì. Una va lì. Cazzo. Lì. Grazie per la luce, Pierre. Grazie. Le. Boh. E adesso grande ma Le. perfetto. Bene, montato allora questo, possiamo tornare su con la nostro
plasticone, controllate che torni tutti dentro le sedi, mi raccomando, e possiamo rimontare le nostre viti a brugola di 4. Bene, gomma, ecco qua. Bene, lavoro finito a regola d'arte come al solito. Adesso dobbiamo andare solo a resettare il V-belt del cruscotto. Bene, come potete vedere, facendo tutto appare la spia lampeggiante V-belt, che adesso dovremo andare a trovare a resettare. Come resettiamo la spia? Allora, si va a smontare il boomerang di destra, quindi riapriamo il boomerang. Come dicevo, bisogna smontare il bananone di destra. Troviamo sotto alla copertura di gomma del cavo della sonda landa e il cavallotto che vi dicevo. A questo punto come si fa? Accendiamo il quadro, aspettiamo che venga fuori la scritta V-belt. Perfetto, adesso 3 secondi staccando lo spinotto, quindi via, 1, 2, 3, rimettiamo e andiamo a spegnere il quadro e adesso vedremo che si sarà resettata la spia. Bene, siamo sul cruscotto, adesso vediamo, attiviamo il quadro, check, vedete la spia non si accende più, siamo riusciti a resettare perfettamente il cruscotto. Quindi adesso possiamo rimontare, mettere via la spina e rimontare il bananone. Ragazzi, come avete visto, ho finito, lavoro a regola d'arte come al solito. Ringraziamo il nostro Lollone che ci ha prestato lo scooter per fare il tagliando. Il test bike. Test drive. Grazie a voi per avermi dato una mano a fare questo importantissimo tagliando. Senti ancora le bestemmie per il dado del variatore, le senti? Ma si mettono insieme a quelle del padrone dei muri. Ho capito. Qualcuna ne lanciava anche lui. Comunque grazie, mi raccomando, gioie motori, non potete mancare quando qualcuno si dedica, affanculo mi sono ingallupato io. Riprova. Aspetta, si deciderà. Quindi mi raccomando, gioie motori, quando qualcuno si deciderà di montare tutti i video, cliccate, condividete, Scampanellate. Lasciate un like. Seguiteci su WhatsApp, Facebook, Pornhub, Instagram, tutto. YouTube, XNXX. Ascolta, alla fine, quanto cazzo hai speso? Allora, il tagliando sono stati circa 121 euro, comprensivo di olio da ricambio, filtro olio, i 3 filtri dello scooter, le massette e le cinghie. In commercio trovate anche dei kit completi anche con le pastiglie, io le avevo appena sostituite, ho lasciato perdere, quindi guardate in giro quello che vi serve oppure andate nel negozio sotto casa e comprate direttamente solo le massette, solo la cinghia o quello di cui avete bisogno. E se volete risparmiare vi diamo l'indirizzo, voi venite qua, gli smontate i pezzi buoni e ve li mettete sul vostro e siete dei signori. Attenzione al cane che morde. Bene ragazzi, vi salutiamo e al prossimo video. Alla Grazie. prossima. Dalle Bye, bye, è bye. tutto. Ciao. Ciao.